Ciao amici e amiche del segno del leone, benvenuti, io sono Angela e questo è Exoteric World. È così che mi trovate sui social. Questo è l'oroscopo settimanale dall'1 al 7 giugno. Prima di iniziare vi ricordo che è una stesa generica, prendete solo ciò che vi risuona, se volete potete integrarlo col vostro ascendente per avere qualche informazione in più. In descrizione trovate le recensioni dei mazzi usati, i link per acquistarli e i link alle playlist per conoscere il significato delle carte della Sibilla Lenormand e della Sibilla italiana. Vi invito a iscrivervi e abbonarvi al mio canale per sostenere il mio lavoro. Vi ringrazio moltissimo se lo farete o l'avete già fatto. E adesso partiamo con la lettura. Andiamo ad inquadrare le energie principali, poi vedremo i segni zodiacali da attenzionare, l'amore, le relazioni, il lavoro e le finanze. Come prima carta troviamo il fanciullo o il bambino che spesso è associato a momenti di gioia, di divertimento, di spensieratezza e tranquillità. Possono arrivare a noi delle buone occasioni, delle notizie interessanti, anche possibilità di nuovo inizio. Nuovo inizio può essere qualsiasi cosa, magari abbiamo già pianificato e progettato delle cose da fare, allora appunto ci troviamo a questo nuovo inizio. Invece per altri magari c'è la possibilità di andare a sbloccare delle situazioni precedenti. Io direi che proseguiamo proprio con una bellissima energia, quella del cuore. È vero, spesso è associata all'amore, ai sentimenti, alla passione, però riguarda a 360 gradi anche la gioia, l'intesa, il donare, il prendersi cura di qualcuno, di qualcosa, quindi non solo negli affetti, amicizia, famiglia, amore in senso lato, però anche per le questioni più importanti, quindi ciò che ci appassiona, può essere un lavoro, un compito, un impegno nello specifico. Quindi si vede qualcosa di molto interessante che si può muovere verso magari nuove collaborazioni. Bellissimo l'anello perché indica un accordo, un'unione, un impegno condiviso, un qualcosa che finalmente funziona e possiamo avere degli ottimi risultati. I segni zodiacali da attenzionare nella vostra settimana sono principalmente quelli di acqua, cancro, scorpione e pesci, e troviamo anche quelli di terra, toro, vergine e capricorno. E adesso procediamo con l'ambito amore e relazioni. Amore e relazioni ovviamente coppia single, però ricordo che alcune cose possono riferirsi anche alle relazioni più importanti di amicizia e famiglia. Quindi consiglio di ascoltare e vedere in base alle varie carte dove partiamo con la carta del crisantemo, che può essere molto positiva, soprattutto per riflettere su alcune cose, osservare l'altra persona, anche per mettersi in gioco, forse in qualcosa di nuovo, oppure perché abbiamo bisogno di far funzionare le cose in un certo modo. Cosa vuol dire? Magari per intesa, per collaborazione, per fare qualcosa che vi coinvolge, che vi piace insieme. Quindi ci sono ottime prospettive. Io direi, vedendo proprio la carta del fanciullo, che possono esserci delle novità, delle proposte, anche delle idee proprio da realizzare insieme. Se non insieme, magari è un qualcosa che può essere molto positivo anche per l'altra persona. Troviamo la viola e l'orchidea, quindi alcune cose possono adattarsi anche all'intimità, a un forte coinvolgimento e passione. Per i single ovviamente si può parlare di un coinvolgimento che può riguardare una persona che avete già conosciuto, allora c'è questo tipo di frequentazione, altrimenti una nuova persona che può entrare nella vostra vita, principalmente a livello iniziale di sentire questa attrazione, questo coinvolgimento e anche connessione profonda, perché in alcune carte indicano questa intensità.
Si può osservare, si può, valutare, ci potrebbe essere una strategia, di conquista. Diciamo, perché no, alcune carte effettivamente possono anche indicare un nuovo inizio affettivo o amoroso. Anche relazioni importanti di amicizia e famiglia. Adesso procediamo con l'ambito, quello più pratico, del lavoro e delle finanze. Vediamo un po' cosa vogliono dirvi. Troviamo consolante sorpresa, che è abbastanza positiva. Poi c'è la carta del nemico. Può essere positiva soprattutto per andare a, osservare insomma delle dinamiche, delle persone, che possono essere particolarmente esigenti nei vostri confronti, o essere critici. Il nemico dipende, perché è vero si può riferire a una persona, ma in realtà può anche riferirsi a una situazione che state vivendo, che è molto stressante, molto impegnativa e pesante, quindi tante incombenze, tante cose da fare, potrebbe crearvi appunto un po' di stanchezza, di stress eccessivo, però è una fase di passaggio, perché comunque il viaggio ci sta indicando che, ci può essere un subito un cambio di posizione, di direzione, anche di idea. Magari in tutto questo marasma può arrivare qualche comunicazione interessante, portare notizie, o opportunità, delle proposte e esserci anche degli spostamenti, perché è ovvio che è una carta legata, al viaggio, spostamenti di lavoro, eccetera, ed è molto interessante perché può riguardare nuovi rapporti lavorativi. Quindi abbiamo la fine di un blocco e di difficoltà e direttamente l'apertura, ma questo l'abbiamo visto che era stato accennato anche dalle energie principali. Quindi ottimo, magari per chi fa un certo tipo di lavoro, dove ha bisogno comunque di costruire una rete di connessioni, tra fornitori, tra clienti, eccetera. Nuove possibilità e offerte, secondo me è anche ottimo per chi è in cerca di lavoro. Non è detto che veramente con queste carte ci sia quella proposta che state aspettando, da tempo, o finalmente le cose si sbloccano nel verso giusto e quindi finalmente si vedono questi risultati. Poi il viaggio, per chi è alla ricerca, può indicare muoversi per, colloqui, muoversi per, spostarsi. Io, direi che non è escluso trasferimenti, non sono esclusi, possibili cambiamenti di paese, di città. Non dico nazione, però forse per alcuni di voi può anche esserci questa circostanza. Comunque si vedono movimenti interessanti un po', diciamo, per tutti, quindi sono assolutamente da sfruttare. Si conclude qui la lettura, vi ringrazio per avermi seguita. Se volete, in alto a destra trovate il logo per iscrivervi al canale, mentre in basso trovate le schermate per vedere il vostro oroscopo mensile e lunare e quindicinale. Alla prossima, vi auguro una buona settimana. Ciao!